L'ospedale ha chiamato alle 2:47 del mattino. La mia ex moglie era stata coinvolta in un incidente d'auto catastrofico. Il suo amante era morto. Lei era paralizzata dalla vita in giù. E a quanto pare, ero ancora indicato come suo contatto d'emergenza. La voce dell'infermiera era professionale ma urgente. Signor Harrison, sua moglie ha bisogno di lei. Chiede proprio di lei. Dobbiamo discutere delle opzioni per le sue cure a lungo termine. Fissavo il telefono nel buio della mia camera da letto, ascoltando quella sconosciuta parlarmi di una donna che aveva lasciato la mia vita 3 anni prima senza voltarsi indietro. La donna che si era fermata nella nostra cucina e mi aveva detto che non mi aveva mai amato. La donna che aveva fatto le valigie firmate e se n'era andata con Bradley Matthews, il suo fidanzato del college che era riapparso nelle nostre vite come un fantasma dal passato. Un passato che, a quanto pare, la tormentava ancora. Mi chiamo Nathan Harrison. Ho 41 anni e ho passato 7 anni sposato con Amanda Sheffield Harrison, quel tipo di donna capace di illuminare una stanza semplicemente entrando. Ci siamo conosciuti a un gala di beneficenza nel centro di Seattle, dove io rappresentavo il mio studio di architettura e lei lavorava come coordinatrice dell'evento. Indossava un abito verde smeraldo che rispecchiava i suoi occhi e quando rise alla mia battuta nervosa sullo champagne, troppo caro, capii che ero spacciato. Il nostro matrimonio fu perfetto. Una cerimonia intima nelle isole San Juan, solo famiglie e amici stretti. Amanda pianse durante i voti e io pensai di essere l'uomo più fortunato del mondo. Per 4 anni tutto sembrava andare bene. Comprammo una casa in stile craftsman a Queen Anne. Adottammo un Golden Retriever di nome Murphy e parlavamo di avere figli una volta che l'espansione della mia azienda si fosse stabilizzata. Ma da circa il 5° anno, qualcosa cambiò. Amanda divenne distante, distratta. Lavorava più a lungo, faceva viaggi di lavoro che sembravano moltiplicarsi come erbacce. Quando le chiedevo della sua giornata, rispondeva con frasi generiche, come se fossero recitate. Il calore tra noi si raffreddò fino a diventare qualcosa di cortese e vuoto. Poi Bradley Matthews tornò nella sua vita. Amanda me ne parlò durante una cena di martedì sera. Spostava la pasta nel piatto senza mangiare, come se giocasse a una specie di scacchi culinari. Nathan, disse senza guardarmi, la settimana scorsa ho incontrato qualcuno del college. Bradley Matthews. Ti ricordi che te ne avevo parlato? Non lo ricordavo. In 7 anni di matrimonio, Amanda non aveva mai menzionato nessuno di nome Bradley Matthews. Avrei dovuto prenderla come prima avvisaglia. Siamo stati insieme l'ultimo anno di liceo, continuò. È finita male quando lui ha preso un lavoro a New York subito dopo la laurea. Non l'ho visto per quasi 15 anni. Il modo in cui pronunciò il suo nome, dolce e attento, come se stesse maneggiando qualcosa di fragile, mi strinse lo stomaco. Che coincidenza, dissi, mantenendo la voce neutra. Come sta? Bene. Anzi, molto bene. È tornato a Seattle e lavora nel Venture Capital. Finalmente mi guardò e c'era qualcosa nei suoi occhi che non riuscivo a identificare. Colpa, forse, o attesa. Ci vediamo per un caffè la prossima settimana, solo per aggiornarci, sai, vecchi amici che si ritrovano. Annui e dissi qualcosa di incoraggiante, perché è quello che fanno i mariti sicuri di sé. Non si gelano quando le mogli si rivedono con ex fidanzati. Si fidano e rispettano la loro autonomia. Col senno di poi, ero un idiota. L'incontro per il caffè avvenne, poi un altro. Poi Amanda cominciò a menzionare Bradley nelle conversazioni casuali. Bradley pensa che dovremmo investire nelle start-up tecnologiche. Bradley dice che il mercato di Seattle sta per esplodere. Bradley ha consigliato un ristorante fantastico a Belltown. Bradley, Bradley, Bradley. Il mio socio in affari, Derek Chen, notò il cambiamento prima di me. Stavamo rivedendo i progetti per uno sviluppo sul lungomare quando si fermò a metà frase e mi guardò preoccupato. Nate, disse, quando è stata l'ultima volta che Amanda ti ha chiesto com'è andata la tua giornata? Aprii la bocca per rispondere e mi resi conto che non lo ricordavo.
Settimane. Mesi. Derek era stato divorziato 2 volte, quindi conosceva i segnali d'allarme meglio di molti. Fratello, non voglio metterti nei guai, ma devi fare attenzione. Qualunque cosa stia succedendo con Amanda, non va nella direzione giusta. Cominciai a fare attenzione. Davvero attenzione. Il telefono di Amanda era sempre rivolto verso il basso. Rispondeva alle chiamate in altre stanze, parlando a bassa voce che si interrompeva appena entravo. Comprava vestiti nuovi, costosi, che indossava fuori casa ma mai in casa. Il suo profumo era cambiato, da una fragranza floreale leggera a qualcosa di più scuro, sofisticato. Il segnale più evidente era che aveva smesso di raccontarmi della sua giornata. Amanda era sempre stata una narratrice, tornava a casa con racconti elaborati di clienti difficili o incidenti divertenti al lavoro. Ora entrava, mi baciava la guancia con precisione meccanica e spariva nel suo studio per ore. Avrei potuto affrontarla, chiedere risposte o proporre una terapia di coppia. Ma una parte di me conosceva già la verità e aveva paura di renderla reale pronunciandola ad alta voce. 3 mesi dopo quel primo caffè, Amanda annunciò che sarebbe partita per un weekend a Portland con alcune amiche del suo club del libro. Degustazione di vini nella Willamette Valley, disse. Solo noi ragazze, abbiamo bisogno di una pausa. Partì venerdì mattina con una borsa da viaggio e quel profumo nuovo. La guardai allontanarsi con la sua BMW, Murphy seduto accanto a me sulla veranda, entrambi consapevoli che qualcosa di fondamentale stava finendo. Quella sera il mio telefono vibrò con un messaggio di testo da Melissa Grant, una delle donne che dovevano essere in quel viaggio. Il messaggio era breve e devastante. Nate, non so cosa ti abbia detto Amanda, ma questo weekend non c'è nessun club del libro. Io sono a casa con l'influenza. Probabilmente dovresti saperlo. Rimasi seduto sul divano con la testa di Murphy in grembo, fissando quel messaggio finché lo schermo non si spense. Poi feci ciò che avevo evitato per mesi. Controllai i nostri registri telefonici, gli estratti conto delle carte di credito, l'attività del conto bancario congiunto. Le prove erano ovunque, una volta che cominciai a cercare. Addebiti di hotel nel centro di Seattle, cene costose in ristoranti dove non eravamo mai stati insieme, acquisti in negozi da uomo che non avevo mai visto in casa nostra. Amanda era stata disattenta. O forse aveva smesso di curarsi di nasconderlo. Trovai Bradley Matthews sui social facilmente. Alto, atletico, con quella sicurezza disinvolta che deriva da soldi vecchi e scuole prestigiose. Il suo profilo lo mostrava a eventi di beneficenza, a vela sul lago Washington, con il suo Golden Retriever che somigliava inquietantemente a Murphy. C'erano foto di loro insieme. Amanda e Bradley a una raccolta fondi, troppo vicini. Amanda e Bradley in una vigna, la mano di lei sul braccio di lui. Amanda e Bradley a un ristorante sul lungomare, colti a ridere per una battuta privata. L'ultima foto risaliva a 2 giorni prima. Amanda indossava il vestito nuovo che avevo visto appeso nell'armadio, quello che aveva detto fosse per un evento di lavoro imminente. Erano a un bar sul tetto con vista sulla città. E il modo in cui la guardava, con adorazione e desiderio totali, era esattamente come lei mi guardava una volta. Inoltrai tutte le prove alla mia email personale, feci copie dei documenti finanziari e fissai un appuntamento con un avvocato divorzista per lunedì mattina. Poi andai a letto e dormì meglio che da mesi, perché almeno ora conoscevo la verità. Amanda tornò domenica sera, il volto arrossato e felice in un modo che non vedevo da anni. La degustazione di vini è stata incredibile, disse mentre disfaceva la valigia. Abbiamo trovato un Pinot Nero fantastico, ti piacerebbe? Estrasse una bottiglia, probabilmente comprata durante il viaggio per sostenere la sua bugia. E Melissa, chiesi con noncuranza. L'influenza è passata. Amanda si bloccò per un attimo, poi si riprese subito. Quali influenza? Ah, giusto. Sì, stava meglio sabato. Probabilmente è solo un malessere di 24 ore. Annuii e presi la bottiglia dalle sue mani. Bene. Non c'è niente di peggio che ammalarsi durante un viaggio che aspettavi con ansia.
La menzogna aleggiava tra noi come fumo. Visibile ma intoccabile. Lunedì mattina incontrai Patricia Vance, un'avvocatessa divorzista consigliata da Derek. Aveva 50 anni, occhi acuti ed era efficiente, con la reputazione di ottenere per i suoi clienti esattamente ciò che meritavano. Signor Harrison, disse dopo aver esaminato le prove, questo è uno dei casi di adulterio più chiari che abbia visto. Sua moglie è stata negligente, il che rende il mio lavoro più semplice. Washington è uno stato di divorzio senza colpa, ma l'adulterio può comunque influenzare la divisione dei beni e il mantenimento coniugale. Dato che lei è stato il principale percettore di reddito durante il matrimonio e può dimostrare la sua relazione, siamo in una posizione forte. Firmai l'accordo di incarico e le diedi il via libera. La signora Vance redasse i documenti per il divorzio con precisione clinica. Ogni pagina esponeva la fine del mio matrimonio di 7 anni in termini legali che in qualche modo rendevano tutto più reale e allo stesso tempo più surreale. I documenti erano pronti per mercoledì. La signora Vance suggerì di notificare Amanda al lavoro per evitare una scena in casa, ma volevo farlo io. Dopo 7 anni insieme, meritava sentirselo dire da me direttamente. Aspettai fino a giovedì sera, dopo che era tornata da un'altra riunione tardiva che probabilmente non era affatto una riunione. Amanda entrò, sembrava stanca ma soddisfatta. Quel rossore sulle guance che aveva quando passava del tempo con Bradley. Mi trovò in salotto, con i documenti del divorzio sparsi sul tavolino come una mina legale. Nathan, cos'è questo? La sua voce era incerta, come se non riuscisse a elaborare ciò che vedeva. Documenti di divorzio, dissi con calma. Vorrei che li leggessi e li firmassi entro la fine della settimana. Il volto di Amanda divenne bianco. Di cosa stai parlando? Da dove viene tutto questo? Presi il telefono e le mostrai le foto che avevo trovato. Lei e Bradley in vari luoghi di Seattle, molto simili a una coppia. Ho 3 mesi di prove, Amanda. Ricevute d'albergo, estratti conto, registri telefonici. Hai avuto una relazione con Bradley Matthews, e io ho smesso di fingere di non saperlo. Si sedette pesantemente sul bracciolo del divano, la sua borsa di marca scivolò a terra. Nathan, posso spiegare? Non serve, la interruppi. Sei ricaduta innamorata del tuo ragazzo del college. Succede. Ma avresti dovuto essere onesta con me invece di nasconderti per mesi. Gli occhi di Amanda si riempirono di lacrime. Non è come pensi. Bradley e io abbiamo una storia. Non abbiamo mai avuto una vera chiusura. Dovevo solo capire se quello che avevamo era reale. Dormire con lui mentre eri ancora mio marito. La mia voce restò ferma, priva di emozioni. È un modo interessante per trovare una chiusura. Lo amo, disse piano. Mi dispiace, Nathan. Non volevo farti del male, ma Bradley è la mia anima gemella. Avremmo dovuto stare insieme 15 anni fa. È solo l'universo che corregge un errore. L'universo, ripetei, questa è la tua spiegazione? L'universo ti ha voluta far commettere adulterio. Non essere crudele. Non capisci cosa significa chiedersi del grande amore perduto. Hai ragione, non capisco, perché quando ti ho sposata, tu sei diventata la mia unica. Non ho passato il nostro matrimonio a pensare alle ex o a cercare vie di fuga. Ero tutto per te, Amanda. Evidentemente, tu non lo sei mai stata per me. Si asciugò gli occhi, spargendo il mascara sulle guance. E allora è finita così. 7 anni e tu molli. Non mollo, dissi. Sto accettando la realtà. Vuoi stare con Bradley? Vai pure con Bradley. Ma non puoi tenermi come piano B mentre esplori la tua grande storia d'amore cosmica. Amanda si alzò e si avvicinò alla finestra, guardando lo skyline di Seattle. E la casa, Murphy? Tutte le nostre cose. È tutto nei documenti. Ho tenuto la casa perché la pagavo io. Puoi tenere Murphy, visto che l'hai comprato tu. I beni sono divisi equamente, anche se, viste le circostanze,
Avrei potuto chiedere di più. Si voltò verso di me e per la prima volta vidi qualcosa che poteva essere rimorso. Non volevo che finisse così, Nathan. Sei un uomo buono. Meriti di meglio di quello che ti ho dato. Sì, dissi. L'ho capito. Amanda se ne andò quel fine settimana. Prese i suoi vestiti, i libri, la collezione di macchine fotografiche vintage mai usate. Portò via Murphy, che mi guardò dalla sua macchina con occhi marroni confusi, senza capire perché la sua famiglia si stava dividendo. Bradley l'aiutò a traslocare, la sua BMW carica di scatole, mentre io osservavo dalla finestra come un fantasma che infesta la propria vita. Non uscii, non lo affrontai. A cosa sarebbe servito? Il divorzio fu definitivo 4 mesi dopo. Amanda si risposò con Bradley entro 6 settimane dalla sentenza. Lo vidi sui social. Una cerimonia bellissima in una vigna a Woodinville. Amanda indossava un abito bianco sporco e sembrava radiosa. Bradley aveva quell'aria compiaciuta di chi ha vinto una gara che non sapevo nemmeno di aver fatto. Mi immersi nel lavoro, presi progetti che richiedevano 80 ore a settimana, progettai edifici destinati a durare più di qualsiasi relazione. Derek si preoccupava per me, mi invitava a cene e partite di basket, cercando di riportarmi nel mondo dei vivi. Non puoi lavorare fino a morire, amico, disse una sera mentre rivedevamo i progetti. Amanda ha fatto la sua scelta. Ora tocca a te. Scegli di vivere di nuovo. Aveva ragione, ovviamente. Lentamente, con cautela, ricominciai a ricostruire, mi iscrissi in palestra, iniziai a fare escursioni ogni fine settimana nelle cascate, riallacciai i rapporti con amici trascurati durante il matrimonio. Feci anche qualche appuntamento, ma niente di serio. L'idea di fidarmi di nuovo sembrava impossibile. Passarono 3 anni. Comprai una nuova casa, adottai un cane salvato di nome Scout e diventai socio dello studio. La ferita del tradimento di Amanda si era trasformata in una cicatrice con cui potevo convivere. Alcuni giorni quasi non pensavo più a lei. Poi arrivò quella telefonata alle 2:47 del mattino. L'infermiera spiegò che Amanda e Bradley stavano tornando da un evento di beneficenza quando la loro auto fu travolta da un ubriaco che aveva passato un semaforo rosso. Bradley morì sul colpo. Amanda sopravvisse, ma riportò una grave lesione spinale che la lasciò paralizzata dalla vita in giù. Ora è stabile, disse l'infermiera, ma dovrà affrontare una lunga riabilitazione e avrà bisogno di cure estese. Mi ha chiesto specificamente di lei, signor Harrison. Dice che lei è l'unica famiglia che ha. Rimasi nel buio della mia camera a elaborare quella notizia. Una parte di me provava sincera compassione. Nessuno meritava quello che stava passando Amanda, a prescindere da quello che aveva fatto a me. Ma un'altra parte, quella che ancora portava il dolore del tradimento, non sentiva altro che fredda indifferenza. E i suoi genitori, chiesi. Sua sorella in California. Non li vuole, rispose l'infermiera. Solo lei. È molto insistente. Sarò lì tra un'ora, dissi a me stesso. Il viaggio verso l'Arborview Medical Center sembrava irreale, come se stessi attraversando l'incubo di qualcun altro. Parcheggiai nel parcheggio visitatori e rimasi in macchina per 10 minuti a chiedermi cosa stessi facendo lì. Amanda non era più mia moglie. Aveva fatto la sua scelta 3 anni prima. Non le dovevo nulla. Ma la curiosità mi spinse avanti. Dovevo capire perché mi avesse chiamato, perché fossi ancora il suo contatto d'emergenza, cosa pensasse potesse succedere tra noi adesso. L'unità di terapia intensiva era silenziosa a quell'ora, solo il beep delle macchine e i passi leggeri delle infermiere che facevano il giro. Un medico mi fermò alla postazione infermieri. Signor Harrison, sono la dottoressa Sarah Mitchell. Mi spiegò la condizione di Amanda con precisione clinica. Vertebre rotte, danni ai nervi, gravi lesioni interne. La prognosi per camminare di nuovo era scarsa. Forse il 5% con terapia aggressiva e molte operazioni. È sveglia, disse la dottoressa, ma molto sedata. Cerchi di non turbarla.
Annuii e seguii un'infermiera fino alla stanza di Amanda. Sembrava piccola nel letto d'ospedale, collegata a macchinari da un groviglio di tubi e fili. Il suo volto era tumefatto, un occhio gonfio e chiuso. Quando mi vide, cominciò a piangere. Nathan, sussurrò. Sei venuto. Sapevo che saresti venuto. Rimasi sulla soglia, senza entrare. L'infermiera mi lanciò uno sguardo eloquente e uscì, chiudendo la porta dietro di sé. Amanda, cosa ci faccio qui? Perché mi hai chiamato? Perché sei mio marito, disse come se fosse ovvio. Ex marito. Siamo divorziati da 3 anni. Lei distolse lo sguardo. Ho fatto un errore. Nathan, Bradley non era quello che pensavo. Il nostro matrimonio non era come quello che avevamo noi. Era controllante, geloso. Ho capito troppo tardi di aver rinunciato a qualcosa di vero per una fantasia. Mi dispiace per la tua perdita, dissi mantenendo la voce neutra, e mi dispiace per quello che stai passando, ma non capisco ancora perché mi hai chiamato. Amanda mi guardò con il suo unico occhio buono, implorante. Ho bisogno di te, Nathan. Ho bisogno di qualcuno che si prenda cura di me mentre mi riprendo. I medici dicono che serviranno mesi di terapia, assistenza domiciliare, modifiche dove vivrò. Non posso farcela da sola. L'audacia della sua richiesta mi colpì come un pugno. Voleva che fossi il suo badante, che sconvolgessi la mia vita, che curassi la donna che aveva distrutto il nostro matrimonio. E i tuoi genitori? Tua sorella? La famiglia di Bradley? I miei genitori sono troppo anziani per questo tipo di assistenza, rispose in fretta. Jennifer vive a San Diego con la sua famiglia. E i genitori di Bradley mi incolpano per l'incidente. Pensano che l'abbia distratto mentre guidava. Capisco. Quindi sono la tua ultima opzione. Sono la tua prima opzione, mi corresse. Lo sei sempre stata. Solo che non l'ho capito finché tutto non è crollato. Mi avvicinai alla finestra, guardando lo skyline di Seattle prima dell'alba. Amanda, dissi lentamente, 3 anni fa eri nella nostra cucina e mi dicevi che Bradley era la tua anima gemella. Dicevi che l'universo vi voleva insieme. Mi hai lasciato senza voltarti indietro e ti sei sposata con lui 6 settimane dopo. Mi sbagliavo, mi interruppe. Ero confusa e stupida e ho buttato via la cosa migliore che abbia mai avuto. Ma le persone meritano una seconda possibilità, Nathan, no? Mi girai verso di lei. Alcune persone sì, ma tu hai consumato la tua con me quando hai scelto lui. Mi dispiace per quello che ti è successo. Davvero. Ma non metterò la mia vita in pausa per prendermi cura di te. Il volto di Amanda si scompose. Per favore, Nathan. Ti supplico. Non ho nessun altro. Non ti ricordi i nostri voti, nella salute e nella malattia? Siamo divorziati, Amanda. Quei voti sono diventati nulli il giorno in cui hai firmato i documenti. Quindi mi lasci qui. Mi lasci affrontare tutto da sola. Dopo 7 anni insieme, è tutto quello che valgo per te. Mi avvicinai alla porta, poi mi fermai. Hai fatto la tua scelta 3 anni fa, Amanda. Ora devi conviverci. Spero che ti riprenda bene. Davvero. Ma non farò parte di quella ripresa. Nathan, ti prego. Mi chiamò mentre aprivo la porta. Non farlo. Non diventare questa persona. Non sto facendo nulla, dissi. Sto solo evitando di annullare quello che hai fatto tu. C'è una differenza. Uscì dalla sua stanza, lungo il corridoio, attraverso le porte automatiche, e tornai alla mia macchina. Le mani mi tremavano mentre accendevo il motore. L'audacia era sconvolgente. Dopo tutto quello che Amanda mi aveva fatto passare, dopo le bugie, la relazione e la crudeltà con cui aveva chiuso il nostro matrimonio, si aspettava che mollassi tutto per diventare la sua badante. Come se fossi un piano B da attivare quando la prima scelta non funzionava.
Nei giorni seguenti, Amanda provò di tutto. Fece chiamare il social worker dell'ospedale, dipingendo il quadro di una donna senza nessun sostegno che sarebbe finita in una struttura di cura scadente senza il mio aiuto. Fece chiamare sua madre, che cercò di farmi sentire in colpa parlando di carità cristiana e perdono. Mandò persino una lettera tramite il suo avvocato, suggerendo che avessi un obbligo morale ad aiutarla. Bloccai il numero di Amanda, dissi all'ospedale di non contattarmi più, informai il suo avvocato che ogni ulteriore comunicazione sarebbe stata considerata molestia. Derek mi offrì una birra quando gli raccontai tutto. Fratello, disse, hai fatto la scelta giusta. Quella donna ti ha bruciato la casa e ora vuole che l'aiuti a ricostruirla. Alcuni pensano che perdonare significhi lasciarli continuare a ferirti. La mia terapeuta, la dottoressa Rachel Kim, che vedevo mensilmente dal divorzio, la pensava allo stesso modo. Nathan, hai fatto enormi progressi a guarire dalla fine del tuo matrimonio. Riprendere Amanda nella tua vita, anche solo come badante, annullerebbe anni di lavoro. Puoi avere compassione per la sua situazione senza sacrificare il tuo benessere. Ma il senso di colpa tornava la notte tardi. Mi chiedevo se fossi crudele. Se il mio rifiuto di aiutarla fosse solo una vendetta meschina per quello che mi aveva fatto, se un uomo migliore avrebbe superato il passato e offerto aiuto comunque. Poi ricordavo lo sguardo sul suo volto quando mi disse che Bradley era la sua anima gemella. Il modo disinvolto con cui aveva messo in valigia la nostra vita insieme. Le foto di lei e Bradley, felici e deliranti al loro matrimonio, mentre io stavo ancora elaborando la distruzione di tutto quello in cui avevo creduto nel mio matrimonio. No, non ero crudele. Ero saggio. Mi stavo proteggendo da qualcuno che aveva dimostrato di non poter essere affidato con il mio cuore. 2 mesi dopo l'incidente, incontrai la madre di Amanda, Patricia, in un supermercato a Queen Anne. Mi bloccò nel reparto frutta, con il volto teso da una rabbia a stento contenuta. Nathan Harrison, disse abbastanza forte da attirare l'attenzione degli altri clienti. Sai cosa hai fatto a mia figlia? Continuai a scegliere mele, senza rispondere. Signora Sheffield, piacere di vederla. Non ti permettere di fare il disinvolto con me. Amanda è in una struttura di riabilitazione, lotta ogni giorno con la sua nuova realtà, e tu l'hai abbandonata. Dopo tutto quello che avete condiviso, te ne sei semplicemente andato. Posai le mele e la guardai dritto negli occhi. Signora Sheffield, con rispetto, Amanda ha lasciato il nostro matrimonio molto prima dell'incidente. Ha fatto la sua scelta. Io la rispetto. Ora è disabile, Nathan. La situazione è cambiata. La situazione non ha cambiato la mia storia con tua figlia. Mi dispiace che stia passando questo, ma non sono responsabile della sua cura. Gli occhi di Patricia si riempirono di lacrime e di rabbia. Pensavo fossi un uomo buono. Ti ho difeso quando Amanda ha detto che se ne andava. Le ho detto che stava sbagliando. Ma forse meriti di perderla. Forse sì, dissi calmo. In ogni caso, quel capitolo è chiuso. Auguro il meglio ad Amanda, ma da lontano. Me ne andai, lasciando Patricia nel reparto frutta, probabilmente a chiamare sua figlia per raccontarle del nostro incontro. Quella sera, Amanda mi scrisse da un numero nuovo. Mi dispiace che mia madre ti abbia affrontato. Ha solo paura per me. Ma Nathan, voglio che tu sappia una cosa. Il tempo con Bradley mi ha insegnato cosa ho davvero perso lasciandoti. Lui era eccitante, ma tu eri solido. Lui era passionale, ma tu eri gentile. Ho scelto male, e me ne pentirò per tutta la vita. Rimasi a fissare il messaggio a lungo, poi lo cancellai senza rispondere. 6 mesi dopo l'incidente, Derek mi mostrò un articolo nella sezione economia del Seattle Times. La società di venture capital di Bradley Matthews era crollata poco prima della sua morte, portando con $6 milioni degli investitori. A quanto pare, gestiva una sofisticata truffa, usando nuovi investimenti per pagare i rendimenti ai primi investitori mentre dirottava denaro in conti offshore.
L'indagine rivelò che Bradley affrontava accuse federali che lo avrebbero mandato in prigione per 15 o 20 anni. Molti investitori avevano fatto causa. La SEC aveva congelato i suoi beni. La notte dell'incidente stava andando a incontrare il suo avvocato difensore penale. Quindi l'anima gemella di Amanda era un truffatore. Deve essere una giustizia cosmica, disse Derek. Lessi l'articolo 2 volte, elaborando la nuova informazione. Amanda mi aveva lasciato per un criminale. Aveva buttato via il nostro matrimonio per un uomo che stava per finire in prigione. Se l'incidente non fosse successo, sarebbe stata sposata con un condannato, probabilmente con problemi legali anche lei come sua moglie. Una parte di me voleva chiamarla per farle notare che l'universo che diceva volesse lei con Bradley in realtà la stava preparando a un disastro ancora peggiore. Ma a che serviva? Viveva già in un inferno tutto suo. Un anno dopo l'incidente, finalmente mi concessi di andare avanti del tutto. Cominciai a frequentare seriamente. Conobbi una donna di nome Clare, paesaggista. Era divertente, onesta e soprattutto disponibile. Nessun ex fidanzato nascosto nell'ombra. Nessuna grande storia d'amore cosmica a trascinarla via. Andammo piano, costruendo fiducia giorno dopo giorno. Clare sapeva di Amanda, del tradimento e del divorzio, dell'incidente e del mio rifiuto di aiutarla. Non mi giudicò. Ti sei protetto, disse semplicemente. Non è crudeltà. È sopravvivenza. Una sera, quasi 18 mesi dopo quella visita in ospedale, il campanello suonò all'improvviso. Aprì e trovai Amanda in sedia a rotelle sulla mia veranda, magra, stanca e disperata. Come hai fatto a sapere dove abito? Chiesi, senza invitarla a entrare. Ho assunto un investigatore privato, ammise. Nathan, per favore, dammi solo 5 minuti. Contro ogni buon senso, misi un piede sulla veranda e chiusi la porta dietro di me. Cosa vuoi, Amanda? Voglio scusarmi. Scusarmi davvero, non solo a parole. Si spostò leggermente indietro, lasciandomi spazio. Ho distrutto il nostro matrimonio inseguendo un'illusione. Ti ho ferito in modi che non potrò mai riparare. E poi, quando avevo bisogno di aiuto, ho cercato di manipolarti per farti prenderti cura di me senza mai riconoscere quello che ti avevo fatto. È stato sbagliato. Mi appoggiai alla ringhiera, studiandola. Va bene. Scuse accettate. Nathan, non ti chiedo un'altra possibilità. So che quella porta è chiusa per sempre, ma volevo che sapessi che ho passato l'ultimo anno in terapia a capire perché ho fatto scelte così catastrofiche. Sto cercando di diventare una persona migliore di quella che ti ha ferito. Sono contento che tu stia ricevendo aiuto, dissi. Davvero. Tutti meritano una possibilità di crescere. Amanda annui, con le lacrime che le scendevano sulle guance. Volevo anche che sapessi che avevi ragione a rifiutarti di aiutarmi. Non avevo il diritto di aspettarmi nulla da te. La tua decisione mi ha costretto a costruire il mio sistema di supporto, a cercare persone che davvero mi volessero bene, a smettere di aspettare un salvataggio e a cominciare a salvarmi da sola. Come te la cavi? Chiesi, sorprendendomi. Meglio di prima. Sono tornata a vivere con i miei genitori. Faccio fisioterapia 5 giorni a settimana. Ho riacquistato un po' di sensibilità alle gambe. I medici dicono che potrei riuscire a camminare con assistenza, prima o poi. Bene. Sono davvero felice per te. C'è un'altra cosa, disse piano. Volevo dirti la verità su Bradley. Non per giustificare quello che ho fatto, ma perché meriti di sapere con chi mi hai perso. Lo so già. L'indagine sulla frode è finita sui giornali. Non solo. Amanda prese fiato. Bradley mi ha contattata di proposito. Ha scoperto tramite amici comuni che ero sposata con un architetto di successo. Ti ha studiato, ha imparato il portfolio del tuo studio. Voleva allontanarmi da te per poterti proporre uno schema immobiliare falso. Ero solo il suo modo per entrare nel tuo conto in banca.
La rivelazione dell'anima gemella mi colpì come un secchio d'acqua gelata. Quindi tutto era stato una truffa fin dall'inizio. Non lo sapevo, disse Amanda in fretta. Lo giuro, non lo sapevo. Pensavo fosse tornato nella mia vita per destino o fato o qualunque stupida cosa mi fossi detta. Ma dopo l'incidente, quando gli investigatori hanno passato i suoi file, hanno trovato appunti su di te, su come avvicinarti, su che tipo di investimenti ti potessero interessare. Ero la sua esca e tu eri il bersaglio. Rimasi in silenzio a elaborare quella informazione. Se Amanda non se ne fosse andata quando l'aveva fatto, alla fine avrei incontrato Bradley come suo vecchio amico. Mi avrebbe proposto qualche opportunità di investimento. Probabilmente ci sarei cascato, perché era il fidanzato del college di mia moglie e io cercavo di essere di supporto. Amanda che se ne andava mi aveva in realtà salvato dal disastro finanziario. Volevo dirti la verità su Bradley. Non per giustificare quello che ho fatto, ma perché meriti di sapere a chi mi hai perso. Lo so già. L'indagine per frode è finita sui giornali. Non solo quello. Amanda fece un respiro. Bradley mi ha contattata di proposito. Ha scoperto, tramite amici comuni, che ero sposata con un architetto di successo. Ha fatto ricerche su di te, ha studiato il portfolio della tua azienda. Aveva in mente di allontanarmi da te per poterti proporre un falso progetto immobiliare. Io ero solo il suo modo per entrare nel tuo conto in banca. La rivelazione mi colpì come un secchio d'acqua gelata. Quindi tutto era stato una truffa fin dall'inizio. Non lo sapevo, disse Amanda in fretta. Giuro che non lo sapevo. Pensavo fosse tornato nella mia vita per destino o per qualche stupida idea che mi raccontavo. Ma dopo l'incidente, quando gli investigatori hanno esaminato i suoi file, hanno trovato appunti su di te, su come avvicinarti, su che tipo di investimenti potessero interessarti. Io ero la sua preda e tu l'obiettivo. Processai quella informazione in silenzio. Se Amanda non se ne fosse andata quando l'ha fatto, alla fine avrei incontrato Bradley come suo vecchio amico. Mi avrebbe proposto qualche opportunità di investimento. Probabilmente ci sarei cascato, perché era il fidanzato del college di mia moglie e io cercavo di essere di supporto. Amanda che se ne andava mi aveva in realtà salvato dal disastro finanziario. Grazie per avermelo detto, dissi finalmente. Non deve essere stato facile ammetterlo. Ti devo la verità, anche se mi fa sembrare ancora peggio di quanto già sono. Lei si era portata con la sedia a rotelle al bordo della rampa del portico. Ora me ne vado. Volevo solo che sapessi che hai fatto la scelta giusta lasciandomi andare. In ogni modo possibile, hai fatto la cosa giusta. Amanda, la chiamai mentre scendeva la rampa. Si fermò e si voltò a guardarmi. Ti perdono. Non perché me l'hai chiesto o perché lo meriti, ma perché tenere il rancore mi stava uccidendo. Il perdono è per la mia pace, non per la tua assoluzione. Dissi io, chiarendo la distinzione. Lei annuì, comprendendo la differenza. Grazie, Nathan. Sii felice. Te lo meriti. La guardai mentre si dirigeva verso un furgone accessibile dove sua madre aspettava al volante. Patricia mi fece un piccolo cenno con la mano, né amichevole né ostile, solo un semplice riconoscimento. Se ne andarono e io rimasi sul portico a lungo, sentendo qualcosa dentro di me finalmente liberarsi. Clare mi trovò lì 20 minuti dopo, arrivata per la nostra cena. Stai bene? Chiese, studiando il mio volto. Sì, dissi, sorpreso di rendermi conto che era vero. Credo di sì, finalmente. Quella sera, a cena, raccontai a Clare tutto della visita di Amanda, della truffa di Bradley, della strana sensazione di sollievo nel capire che andarsene era stata la decisione migliore che avessi mai preso. Alcune persone entrano nella nostra vita per insegnarci cos'è l'amore, disse Clare. Alcune persone entrano nella nostra vita per insegnarci cos'è l'amore che non è. Amanda era del secondo tipo. Aveva ragione. Amanda mi aveva insegnato che l'amore senza onestà è solo fantasia. Che la passione senza integrità non vale nulla.
Che l'universo non corregge gli errori. Lo fanno le persone, con scelte difficili e una crescita dolorosa. 2 anni dopo l'incidente, la mia vita era completamente diversa da tutto ciò che Amanda e io avevamo costruito insieme. Io e Clare ci siamo sposati in una cerimonia intima a Discovery Park. La mia azienda ha completato un progetto di edilizia sostenibile premiato con un premio. Ho adottato un altro cane salvato, chiamandolo Murphy 2, in onore del primo. Non ho mai più avuto notizie di Amanda. Attraverso conoscenti comuni, ho saputo che aveva fatto progressi nella sua riabilitazione, riusciva a camminare brevi distanze con tutori e bastone. Aveva iniziato un blog sulla sopravvivenza al trauma e la ricostruzione della vita dopo una perdita catastrofica. Bene per lei. Tutti meritano redenzione, anche se non possono avere riconciliazione. La lezione che ho imparato da tutto questo è semplice. Le persone non possono trattarti male e poi pretendere che tu ti sacrifichi quando le loro scelte esplodono in faccia a loro. La compassione non significa martirio. Il perdono non significa dimenticare. E andare avanti non vuol dire essere senza cuore. Vuol dire essere abbastanza saggi da distinguere tra aiutare qualcuno e lasciarsi affogare. Amanda ha fatto la sua scelta quando se n'è andata. Io ho fatto la mia quando ho rifiutato di lasciarla rientrare. E quella scelta mi ha salvato la vita. Se questa storia ti è stata utile, iscriviti al canale, lascia un like e condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto. Ti è mai capitato che qualcuno del tuo passato cercasse di tornare quando la sua nuova vita crollava? Come hai reagito? Le tue storie contano, e potrebbero davvero aiutare qualcun altro in una situazione simile. Alla prossima, ricorda che scegliere te stesso non è egoismo.